Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul canale. Oggi vi porto in una nuova avventura in un sacco di posti diversi. Staremo più di 14 ore in moto. Allora, destinazione iniziale laghi di Cancano. Sono due laghi artificiali e per arrivarci passeremo dal piccolo Stelvio, una strada molto curvosa che passa dalle torri di Fraele. Sono due torri del 1300 che sono ancora lì, costruite all'epoca per controllare i commerci. Avevano uno scopo, oltre che di controllo, naturalmente difensivo, da quello che si chiamava il Passo delle Scale. Naturalmente quando siamo lì vi racconto tutti gli aneddoti. Da lì ci sposteremo alla zona extradoganale di Livigno. Non ci sono mai stato, volevo vedere come mai hanno costruito un paese a 1800 metri di quota e dove non c'è l'IVA, dove la benzina costa meno, dove costa tutto meno perché non c'è l'imposta sul valore aggiunto. Da lì sbuchiamo in Svizzera, nella mitica Val Musteri, posto fantastico, e chiudiamo il giro col Passo dello Stelvio, il re dei passi. Naturalmente per arrivarci passeremo nel mio passo preferito, che non è lo Stelvio ma il Passo Gavia, un vero passo alpino, rude, poco antropizzato. Vi racconterò la storia di questo passo che seguiva rotte medievali, il commercio e due storie che l'hanno coinvolto in prima persona, purtroppo tragiche. Venite come in moto che non mancheranno paesaggi fantastici e un sacco di storia come al solito. Vamos! Sono le ore 7:14 e ci sono 13 gradi. E qui lascio alle mie spalle Campiglio, saluto il Brenta e mi tuffo nella Val di Sole, bellissimo Campo Carlo Magno. E questa è proprio la Val di Sole, arriviamo in Val di Sole appena arriva il sole, perfetto. Allora, benzina 1,79, a Campiglio ho trovato anche a 1,85. Però voglio togliermi la soddisfazione di fare un bel pieno di benzina a Livigno. Tonale, ritorniamo al Tonale. La cosa incredibile è che siamo proprio nel cuore del Parco Nazionale della Stelvio, alle pendici dell'Adamello, e non so in quali anni hanno costruito quei 3 palazzacci orrendi là, bianchi. Non so chi abbia dato l'autorizzazione di fare una cosa del genere. Proprio vedi la maestosità di queste montagne, poi arrivi al Tonale e la prima roba che vedi sono 3 palazzi cubici orrendi, stile sovietico. Ecco qua, salutiamo la Vittoria Alta al Tonale e direzione quello che rimane il mio passo preferito, Passo Gavia, il vero passo alpino. Poi quando arriviamo in cima al Gavia vi racconto un po' di storia di questo passo mitico, che di storia ne ha da raccontare perché la strada attuale segue degli antichissimi tracciati medievali. Poi ci sono state tragedie, comunque vi racconto tutto dopo. Adesso discesa giù fino a Ponte di Legno e poi si risale. Della serie strade di montagna ho impostato come destinazione Torri di Fraele, sono 60 km da qua, mi dà 1 ora e 40, pazzesco, media poco superiore ai 30 all'ora. E qui siamo a Ponte di Legno. Come prendevano i nomi queste località? Probabilmente c'era un ponte di legno sul fiume, c'erano 3 case, Ponte di Legno. 2650 metri, Passo Gavia, si inizia il mitico passo, il re. Secondo me è più il re il Gavia dello Stelvio. Chiaramente è leggermente più basso il Gavia, però secondo me è il re dei passi alpini. Qui inizia proprio la strada del Gavia, qua c'è il punto di non ritorno. Obbligo di catena a bordo, procedere con massima prudenza e cautela, tracciato tortuoso e stretto, privo di protezioni marginali. Pensate quante migliaia di persone hanno fatto questo tracciato. E questo era aperto tutto l'anno. E qua il Gavia, oggi è una bellissima giornata, ma quando butta male becchi la neve anche ad agosto. Una volta devo farla in bici, assolutamente. Che pendenze pazzesche.
Faccio fatica anche a immaginarmi una strada del genere sterrata da percorrere d'inverno. Questo è il punto un po' più psycho, nel senso che non c'è veramente protezione, la strada è stretta, quindi procedere con la massima prudenza. Se c'è una macchina lì accelero un po', così la incontro nel punto più largo. Guarda che montagna incredibile, sembra uscito dalle fiabe. Ecco, qua mi sa è dove quei ragazzi erano caduti sotto con... Ecco qua, sì, questa era la vecchia strada. 100 metri. Vediamo. Pazzesco, questa era la vecchia strada, ti rendi conto? Vediamo, come al solito, se voglio mettermi nei guai potevo parcheggiare la moto prima, ovviamente, ma vabbè. Pensa che roba, qua c'era la vecchia strada, via bandiera, eccola qua la cappelletta. Pazzesco, perché vive il ricordo. 18 morti, solo 3 se ne salvarono. Adesso non so se qua gira e si riconnette, fammi un'occhiata a piedi, se no giro qui. Guarda che cosa maestosa, pazzesco. Allora, questa è la vecchia strada che passa qua e poi si riconnette. Non è che sia così terribile, però con le borse laterali non è proprio il massimo. Forse mi conviene tornare indietro, che qui giro con facilità e se mi infilo qua non giro più. Dai, Transalp, tirami fuori, bring me home. Ola. Bene, dai. Grande Transalp, sempre mitico nel tirarmi fuori dai guai. Muy bien, muy bien. Galleria bella buia, che fa evitare appunto quel pezzo assurdo, perché è proprio sotto la roccia. Forse ci vogliono anche i fari alti. Direi che ho fatto bene a tornare indietro, perché poi la strada diventava strettissima e non si ricongiungeva, quindi se qualcuno ha la malsana idea come me di arrivare alla cappellina degli Alpini con la moto, poi è meglio tornare indietro da lì, a meno che non abbiate pazzie suicide. Questo invece è uno dei punti più scenografici in assoluto, con la cascatella in mezzo al porfido. Guarda qua, sassi in strada. Sembra stare in Nuova Zelanda. Questo è il mio posto preferito. A questo punto in poi manca veramente pochissimo. Siamo quasi arrivati. Che paesaggio, senza parole. Eccoci qua, finalmente al Passo Gavia. Questa è la mitica scritta, è stata Cima Coppi per varie volte il Gavia. Cima Coppi è il passo più alto del Giro d'Italia. Stupendo, veramente bellissimo. Ecco, adesso voglio fermarmi proprio qui e vi racconto due cose vicino a questo Cristo. Ragazzi, eccomi qua, sono a 2607 metri, dietro di me il Lago Bianco al Passo Gavia. È il mio passo preferito, è proprio un passo che ho nel cuore, l'ho fatto per la prima volta l'anno scorso ed è un passo molto particolare perché la strada che ho appena fatto seguiva un tracciato medievale, quindi questi monti venivano già percorsi in epoca medievale, naturalmente per i commerci. Anche qui ritroviamo Venezia, faceva parte delle pericolose o perigliose rotte
che la Repubblica di Venezia seguiva per commerciare naturalmente con il Tirolo, l'Austria e la Germania attraverso la via Alemagna. Un passo molto importante per il ciclismo, fu varie volte cima Coppi, che è appunto la cima più alta del Giro d'Italia, e qui dietro di me quel crocefisso che vedete è un ex voto del 1929. Praticamente una madre e un figlio si trovarono ad andare da Santa Caterina Valfurva a Ponte di Legno, quindi nella direzione inversa di quella che sto facendo io, e arrivarono sul passo appunto che trovarono un sacco di neve, nebbia, e quindi promisero che se riuscivano ad arrivare a Ponte di Legno sani e salvi avrebbero eretto quel crocefisso. Infatti il Passo Gavia è noto appunto per, essendo a questa quota, per i cambiamenti repentini di tempo, bufere di neve, slavine, alcune delle quali appunto bufere di neve stesse hanno investito il Giro d'Italia quando c'è passato. Un'altra cosa per cui è tristemente noto è un incidente nel 1954. E anche qui andavano a Santa Caterina Valfurva a Ponte di Legno, quindi sempre nella direzione inversa a quella che sto percorrendo io. Un gruppo del battaglione Alpini Bolzano stava percorrendo il passo che all'epoca era ancora sterrato, la strada è stata asfaltata solo in seguito, e quindi stava scendendo in quel punto appunto che ho visitato con la chiesetta con questo furgone, e a un certo punto ci fu una frana che investì il furgone e ci furono lì per lì 17 morti, uno morì il giorno dopo e si salvarono solo 3 persone di quel gruppo alpini, appunto c'è la lapide commemorativa. Comunque, al di là di questi incidenti, fanno capire la pericolosità del passo e fanno capire quanto era pericoloso anche nel Medioevo attraversare queste montagne. Oggi c'è poca neve, là giù quelle macchie di neve sono il ghiacciaio dei forni, ma qui quando nevica, infatti questo passo è uno di quelli che è chiuso d'inverno, cioè sono proprio muri di neve, però è di una bellezza veramente aspra e selvaggia. Bisogna chiaramente, se venite a percorrerlo, stare attenti perché è una strada senza protezioni. Ora io me ne risalgo sul mitico Transalp che mi tira sempre fuori dai guai e andiamo alle Torri di Fraele e destinazione Livigno. Questo pezzo di strada è veramente una cosa incredibile. Mi sono dimenticato di dirvi che il passo era talmente pericoloso che lo chiamavano non Passo Gavia ma Passo Testa di Morto. Qua c'è scritto: automobili, motociclette ed altri veicoli, proibita corsa oltre chilometri 8 all'ora. 1906, 38-1906. Chilometri 8 all'ora è tipo una bicicletta, nemmeno una bicicletta da corsa normalmente in pianura, senza nemmeno sforzarsi troppo, fai 30 all'ora. Ecco, sono vicinissimo alle Torri di Fraele e qui inizia la strada tortuosa che mi porta fino in cima, fino ai laghi di Cancano. Ecco lassù le torri, erano proprio a guardia della valle. Bene, iniziamo questa zigrinata di strada e andiamo a goderci da sopra il paesaggio. Ehi amico mio, tagliata mica di poco la curva. Eccole qui, sono proprio sotto le torri. Pazzesca la strada. Allora ragazzi, sono arrivato qui alle Torri di Fraele. Il sistema faceva parte di un sistema di segnalazione fondamentalmente, non di difesa. Faceva chiaramente parte di un sistema molto più complesso, fortificato. Siamo a 1931 metri di quota e queste torri furono edificate intorno al 1300. La particolarità è che questo passo si chiamava anche Passo delle Scale perché l'ultimo lembo di pietra, di roccia, questo qua giù,
Praticamente per superarlo erano costruite delle scale, appunto dei gradini di legno con funzione difensiva, altrimenti non era possibile arrampicarsi, e quando c'era un bisogno difensivo queste scale venivano ritirate, quindi rendendo inaccessibile questo passo. E lo scopo fondamentale chiaramente delle torri era quello di segnalazione, perché si trovavano sulla via Alemagna, che era l'unico punto di passaggio, uno degli unici punti di passaggio tra l'Alta Valtellina e le valli alpine a nord, quindi era un punto molto importante per il transito delle merci. Si dice che facciano pagare 12 denari a merce, ho letto da qualche parte, ma non sono sicuro. Se avete informazioni più dettagliate fatemele sapere. Ora risalgo in moto e andiamo a vedere i laghi di Cancano, che sono laghi artificiali. Ok, andiamo a vedere i laghi di Cancano e San Giacomo. Ci dovrebbe essere anche una strada sterrata che li circonda. L'acqua deve essere bella rinfrescante qua. Adesso si dovrebbe vedere la diga. Ciao, ma c'è una strada che arriva fino in fondo? No, non si può andare solamente con le navette, a piedi o in bici. Ok, adesso questa strada porta giù alla diga praticamente e si passa sopra la diga. Questa qua è la diga di Cancano, del lago di Cancano, e dopo c'è un'altra diga del lago di San Giacomo qua a sinistra. Guarda che muro la diga, pazzesco. Mamma mia che roba la diga, mette paura. Che spettacolo. Sono mai stato in moto sopra una diga, un colore incredibile questi laghi. Guarda là l'altra diga del lago di San Giacomo, pazzesca. Mamma mia che imponenza. Ecco qua, questo è l'ultimo parcheggio e dopo più avanti di qua non si può andare purtroppo. Questa qua è la strada che io pensavo si potesse fare, invece è vietato il transito ai non autorizzati, quindi nada purtroppo. Quella è la navetta invece che porta in fondo all'altra diga. Bueno, vamos, destinazione il Porto Franco di Livigno. Anche lì vi racconterò un po' di curiosità particolari sul come mai Livigno non si paga l'IVA, quindi è una zona extra doganale, ci sono dei limiti, la benzina costa meno, gli alcolici costano meno, le sigarette costano meno, ma pensate che è una zona extra doganale dal 1500, è da tantissimo. E eccoci qua, qui c'è la dogana, chiaramente che controlla che in uscita da Livigno non porti più roba di quella consentita. Siamo al passo del Foscagno. Allora sono qua alla dogana e mi sono fermato un attimo a cambiare le batterie della GoPro e hanno beccato uno che si stava portando via, non so, varie stecche di sigarette, mi sembra che non puoi portare via solo una, e gli stanno facendo un verbale, va sul penale perché è contrabbando di sigarette, quindi qua non scherzano. Ok, andiamo. Ok, non ho capito bene se devo fermarmi o no. No. E eccoci qua a Livigno, finalmente, prima volta nella vita a Livigno, al passo del Foscagno, 2291 metri sul livello del mare. Chiaramente si scende perché il passo del Foscagno è 2002, qui arriviamo ai 1008 della vallata di Livigno. Questa è la Tre Palle, frazione di Livigno, dove fa veramente freddo, pieno di posti, duty free shop, diesel 1,4, super 1,5. Ma non è che costa tanto meno però, cioè super 1,5. Io stamattina sono partito dal lago di Garda, l'ho trovata a 1,74, cioè sì, 25 centesimi in meno, ma non è mica la metà. Mamma mia, quanta gente c'è. Eccoci qua, Livigno, Fil di Alpi, senti le Alpi. Bene, adesso diamo da mangiare a me e al Transalp. Sì, senza piombo, sì, 25 centesimi risparmio, sto enorme risparmio. Ok, famoso pieno di benzina a Livigno, fatto. Tipico paese alpino con tutte case nuove. Immagino che la vallata sarà stata maggior parte pascoli con qualche baita e adesso è esplosa. Ah, guarda laggiù che quella è la Snow Farm, la fattoria della neve. E questa è tutta la vallata. Sì, il paese è tutte costruzioni nuove, quindi non è che sia particolarmente interessante. È curioso più che bello. Ok, adesso attraverso tutta la vallata, sbuco in Svizzera, mi dirigo verso il passo dello Stelvio, che lo faccio rientrando a casa. Lo Stelvio va fatto almeno una volta all'anno.
Allora ragazzi, eccomi qua, sono arrivato a Livigno, siamo a 1800 metri di altezza, il comune di Livigno fa circa 6500 persone e la particolarità, oltre al fatto che è una zona extradoganale, quindi non viene applicata l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto come nel resto d'Italia, quindi la benzina costa meno, i profumi costano meno, tutte le cose in cui viene applicata l'IVA costano meno, è una grande località sciistica, è uno dei comuni d'Italia con più affluenza turistica sia invernale che per il turismo chiaramente montano sia estivo. La particolarità appunto di questa zona extradoganale risale al 1538, quando chiese e ottenne dalla comunità di Bormio allora l'autonomia, e questa zona franca su pascoli e boschi poi venne nei secoli riconfermata da Napoleone nel 1800, venne riconfermata dall'Austria-Ungheria, poi alla fine quando Livigno, che geograficamente fa parte della Svizzera ma politicamente fa parte dell'Italia, quando poi venne inglobata nel Regno d'Italia nel 1910, l'Italia riconfermò i privilegi che risalivano al 1500, che avevano riconfermato anche gli austriaci. Ecco, come avete visto il risparmio secondo me non è enorme sulla benzina per esempio, e comunque ci sono dei limiti, nel senso che la dogana che avete visto prima non si possono portare via litri di benzina oltre a quelli che può contenere il serbatoio del proprio mezzo, quindi moto o auto. Se ne possono portare via soltanto altri 10 litri in una tanica apposita, quindi giusto per emergenze. Per quanto riguarda i superalcolici, il limite mi sembra che sia una bottiglia sopra i 22 gradi, quindi ci sono dei limiti stretti, non puoi venire qui insomma a fare provviste per l'inverno di profumo, alcolici, benzina, e infatti spesso la dogana ferma e sequestra, quindi questa è un po' la particolarità. Un'altra curiosità di questo posto è che c'è la Snow Farm, cioè dato che comunque Livigno è una località invernale turistica, conservano la neve, cioè fanno dei cumuli di neve, la ricoprono in modo da averla pronta necessaria quando non c'è abbastanza neve o comunque non si può ricorrere all'innevamento artificiale, che comunque anche qui, nonostante sia a 1800 metri, anche Livigno soffre del riscaldamento globale e vengono utilizzati anche i cannoni a neve, in piccola parte ma vengono utilizzati. Una curiosità sul Livigno particolare, che dal punto di vista idrografico appartiene al bacino del Mar Nero, cioè a Livigno passa il fiume Spol che si getta nel fiume Inn, che si getta nel Danubio, e il Danubio finisce nel Mar Nero, quindi gli abitanti di Livigno per convenzione hanno diritto agli attracchi gratuiti sul Mar Nero. Ecco, c'è questa particolarità: se ci fosse a Livigno qualcuno che ha la barca sul Mar Nero, l'attracco è gratuito. Ok, adesso riparto, vado dritto, quindi vado verso nord, vado in Svizzera, Valmustair. Devo assolutamente stare attento, e state tutti attenti ai limiti di velocità in Svizzera, che in Svizzera bastonano tantissimo, proprio tantissimo, quindi attenzione massima. Vamos! Questo qua giù è il lago di Livigno, adesso lo costeggio. Anche questo artificiale è regolamentato da una società svizzera, perché chiaramente una parte è qui in Italia e una parte è in Svizzera. Stupendo però, spettacolo da qua. Pazzesco, peccato che c'è tutto il viadotto, probabilmente, anzi sicuramente per proteggere la strada dalle slavine di neve. Paesaggio incredibile, eccezionale. Comunque un'opera pazzesca per difendere la strada da tutte queste slavine. Guarda quanti sassi sul tetto del viadotto, ed è tutta coperta fino giù in fondo. Veramente la volontà dell'uomo di antropizzare qualsiasi posto. Ecco qua, questa è la parete della diga, questa è la dogana, c'è nessuno. Ale, e qua per la seconda volta si attraversa una diga. One way. Yeah. Bye bye. Pensavo mi chiedessero chissà che, invece chiedono sempre la solita roba. I soldi vogliono. Adesso facciamo il famoso tunnel Mont la Schera, che è l'altro accesso per Livigno, ma dalla parte della Svizzera ovviamente. Ecco il famoso tunnel, mamma mia
Che freddo! Ma ci credo che c'è il traffico alternato. È una galleria proprio. Tunnel è eccessivo. È infinito, veramente lungo. Eccoci finalmente alla fine e qua c'è la dogana. E devo andare a destra. Mamma mia, sono aumentati 15 gradi in un secondo. Bella questa Val Musteir, grande macchina. Cavolo, questo è un panorama da parco americano. Spettacolare. Strada in mezzo, boschi elati e montagne rocciose con nessuno. Canada. Non l'avevo nemmeno considerata nell'itinerario questa valle qui e dico vabbè sì, ci devo passare, l'avevo sentita nominare ma non immaginavo una bellezza tale. Ora dimmi se non ti dicessi niente se questa non è veramente una valle canadese. Che posti che abbiamo in Europa, ragazzi, fantastici. Passo del Forno 2149. Mamma mia, guarda quella montagna laggiù che ghiacciaio ha. Quella cima lassù è l'Ortles, 3905 metri. Pazzesco. Allora questa che macchina non sembra una 500, è un po' più larga, 8,50. Abarth, veramente bellissima questa valle, è rimasta molto intatta. Vabbè, ho deciso di passare dallo Stelvio, ero in dubbio ma a lungo di 40 minuti, ma non posso non passare dallo Stelvio, dai, sono qua. E qui rientriamo nella nostra amatissima Italia, dogana svizzera, eccoci qua. Questo è il famosissimo cartello che ormai non si legge più da quanto c'è scritto. Porca miseria, da qua è spettacolare la vista, spettacolare. Oh, non c'è neve nemmeno a pagarla. Ciao ragazzi, eccomi qua al passo dello Stelvio. Come avete visto ho fatto bene ad allungare il giro perché i panorami di 3000 metri sono sempre spettacolari. Volevo provare a fare una strada sterrata che arrivava su agli impianti funivia, ma o è questa e è chiusa per lavori oppure non riesco a trovare l'ingresso. Adesso faccio un altro giro, 2 minuti, se no me ne torno a casa. Non vi faccio vedere la discesa dello Stelvio perché l'ho fatta in un altro giro l'anno scorso, quindi se volete potete andare a vederlo lì. Spero che i panorami vi siano piaciuti. Ero un po' deluso che non ho potuto vedere i laghi di Cancano, ma colpa mia perché se la strada non è transitabile non mi ero informato io bene, ma è stato ampiamente ripagato dalla Val Musteir. La traccia come sempre la trovate in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, scrivetemelo nei commenti, come sapete li leggo sempre tutti e rispondo sempre a tutti. E noi ci vediamo di persona ai 10.000 iscritti e alla prossima. Ciao ragazzi!